Nel grande marasma del mercato videoludico, capita sempre che qualche videogioco non arrivi tra le nostre mani, negli scaffali. Sono le gioie ed i dolori dei grandi progetti in generale. C'è chi viene completato e chi no. Nel gergo professionale questi titoli prendono il nome di Game Unreleased, giochi non rilasciati. Ma nel gergo comune di un qualsiasi fan, questi vengono chiamati, semplicemente, giochi cancellati. Idee che non convincevano, budget esaurito, problemi interni allo sviluppo, sono solo alcune delle cause scatenanti della cancellazione dei videogiochi. E Crash Bandicoot, come franchise, ha una caterva di giochi che non hanno mai visto la luce del sole. Salve a tutti crashari, vi do il benvenuto in questa nuova rubrica chiamata Giochi cancellati. Una serie che tratterà, come dice il titolo, i vari giochi mai rilasciati di Crash Bandicoot. Seppur avessi l'intenzione di cominciare con il primissimo titolo cancellato di Crash Bandicoot, ho pensato che fosse il momento perfetto per parlarvi di un altro gioco, di uguale importanza, che avrebbe portato un nuovo elemento nella serie. Un crossover tra Crash e Spyro, sviluppato ben prima di quei Crash e Spyro Fusion rilasciati su Game Boy Advance, ma che non è riuscito ad arrivare negli scaffali dei negozi. Sto parlando di Crash vs Spyro Racing, sviluppato dalla LT Studios della Argonaut Games. Ma prima di parlare di quello che è il gioco, è lecito informarvi chi fossero gli sviluppatori. Una breve infarinatura che porterà ad una comprensione migliore dell'intero progetto. Argonaut ed LT Studios, storia di un colosso. Fondato nel dicembre del 1999 e operativo nel luglio del 2000, LT Studios era uno studio di sviluppo di videogiochi britannico, guidato da Andrew Parsons, con Jet Sun e Josh Ellis come direttori. Successivamente, nel 2000, la più nota Argonaut Games aveva già investito nella società, tanto che nel settembre 2001 Argonaut ha acquisito il restante 70%. Ed è così che LT Studios divenne una società completamente controllata da Argonaut. Inizialmente con sede a Radford, Chipping Northford, Oxfordshire, in scuderie ristrutturate, nel gennaio 2001 lo studio si è trasferito a Upper Eyford, a circa 15 minuti da Bicester, Oxfordshire. Lo studio ha attirato molti sviluppatori, che in precedenza avevano lavorato presso Codemasters e Psygnosis. LT Studios è stata responsabile della versione per PS2 di Malice, uscito nel 2004. Un gioco platform di Argonaut dallo sviluppo travagliato, che vede la sua nascita come titolo per la prima PlayStation e poi rifatto completamente da zero per le console di successive generazioni. Se LT Studios vi suona nuova, non preoccupatevi, era uno studio da poco nato e l'unico gioco nella quale ha potuto dire la sua era un porting di un gioco di uno sviluppatore ben più noto, Argonaut Games. Quest'ultimo vanta un posto molto più memorabile nella storia dei videogiochi rispetto a LT Studios. Fondata da Jet Sun, Argonaut Games era un grande sviluppatore di giochi indipendente, con una storia lunga ben 17 anni nella produzione dei giochi. La società aveva sede ad Edgware, a nord di Londra, nel Regno Unito, e al suo apice vantava oltre 300 dipendenti. Argonaut realizzò numerosi giochi che tutti noi conosciamo, in particolare Croc Legend of Gobbos, Alien Resurrection ed il primo Harry Potter per la prima PlayStation per conto di Electronic Arts. Sviluppò inoltre il chip Super FX, utilizzato nel primo Star Fox per SNES, per conto di Nintendo, diventando poi il fondamento di una società consociata e indipendente, ARC, Argonaut Risk Course. Argonaut ha lavorato con una vasta gamma di editori, tra cui Sega, Nintendo, Virgin, Koei, Mitsui, 20th Century Fox, Electronic Arts, Sierra e Ubisoft. Nel 2000 il consiglio di amministrazione di Argonaut decise di quotare l'azienda in borsa, alla borsa valori londinese AIM, Alternative Investments Market, raccogliendo oltre 20 milioni di sterline di capitale circolante. Seguirono quindi una serie di acquisizioni che aggiungono al gruppo diversi piccoli studi, tra cui Just Add Monsters, che poi sarebbe diventata Ninja Theory, e Particle Systems. Tuttavia, il gruppo ha dovuto affrontare sia le nuove spese generali che le nuove sfide della transizione da PlayStation a PS2 ed Xbox, una potenza da non sottovalutare,
soprattutto per l'epoca. Ma si sa, i cambi generazionali possono fare paura a molti studi, e seppur il passaggio da quinta a sesta generazione di console non sia stato così drastico e brutale per gli studi indipendenti, come lo è stato il passaggio da sesta a settima e poi ottava generazione nei primi del 2010, anche nei primi del 2000 molte teste caddero, e quella dei protagonisti di questa storia non fece eccezione. Crash vs Spyro Racing, un titolo importante. Di questo titolo non si è mai conosciuta l'esistenza per quasi 20 anni. Sviluppatori o insider non hanno mai proferito parola sul progetto, men che meno portali come il Crashmania, che dal 2005 fino al 2021 era ancora attivo. Tutto infatti partì quando una persona dal nickname Dink pubblicò un messaggio il 19 aprile 2021 sul server Discord di The Hidden Palace. Per chi non lo sapesse, The Hidden Palace è una community dedicata alla conservazione del materiale di sviluppo dei videogiochi, come prototipi, hardware, codici sorgente, concept art, artwork e molto altro. Il messaggio di Dink è il seguente. Vi ricordate per caso un progetto di Argonaut chiamato Crash vs Spyro Racing? Un kit di debug di Xbox che una volta era usato da Argonaut è stato scaricato un po' di tempo fa e c'era un crash dump per quel gioco. Anche se, purtroppo, il kit è stato poi riutilizzato, quindi la maggior parte dei dati relativi ad esso sono andati perduti. In questo kit di debug è stato trovato unicamente un asset, ovvero un materiale di sviluppo. L'immagine doveva fare da title screen provvisoria ed era un mock-up, ovvero una serie di immagini modificate per crearne una nuova, che rappresentava Crash, estrapolato da un artwork di Crash Team Racing, che gareggiava con Spyro su di una pista. Sullo sfondo è presente un banner con il volto di Bianca, probabilmente preso da Spyro Enter the Dragonfly, a giudicare dall'aspetto. Purtroppo non c'era altro riguardo questo videogioco. Sappiamo solo, tramite copyright dell'immagine, che l'anno era il 2003, l'anno di uscita di Crash Nitro Kart. Spostiamoci quasi un anno dopo, nel gennaio 2022. Sul Crash Bandicoot Zone realizzai un articolo che riproponeva quanto raccontato prima, giusto per riportare in auge il titolo ed una sua eventuale ricerca. Ebbe una discreta risonanza sull'allora Twitter, oggi chiamato X, ma da lì in poi si persero le tracce di questo titolo. Arriviamo al 25 settembre 2023. Modern Vintage Gamer, uno youtuber che è anche il Carbon Engine Lead di Limited Run Games e che in precedenza ha lavorato presso Night Dive Studios, pubblica un video. Tramite il debug di un kit di Xbox diverso da quello a cui si riferiva Dink nel 2021, MVG ha scoperto un misterioso gioco chiamato Crash vs Spyro Racing. La demo in sé è piuttosto limitata e non presenta nessuno dei due personaggi. Quindi la domanda viene da sé. Come possiamo sapere se questo gioco ha qualcosa a che fare con i due franchise? La risposta è semplice. Durante le gare, rompere delle casse di legno nella pista attiverà un effetto sonoro estrapolato direttamente dai primi Crash Bandicoot. E ancora più eclatante, scavando nel codice eseguibile si scopre il nome Crash vs Spyro Racing. Ancora più interessante è la presenza di un file video che mostra, seppur in modo embrionale, la sequenza introduttiva del gioco. In questa è possibile vedere dei modelli molto blandi di Crash, Spyro e Cortex, accompagnati da altri personaggi che all'apparenza non somigliano a nessuno delle due serie. Essendo l'intro solo dimostrativa, i modelli e la qualità delle scene è molto approssimativa e non avrebbero rappresentato il prodotto finale, men che meno il logo, che non presenta i classici di Crash e Spyro e usa il Comic Sans per il termine Racing. La build presenta soltanto una pista, a tema asiatico, e può essere giocata sia in singolo che con un altro giocatore. I personaggi sul kart non rappresentano quelli che conosciamo, essendo poco più che un alfa. Una cosa interessante però si trova proprio tra la gara. Ad intermittenza infatti appariranno sul tracciato pezzi che aggiungono o tolgono terreno ai corridori. Potrà apparire infatti una rampa laterale alla curva iniziale che permetterà ai giocatori una sorta di corsia di accelerazione. Oppure apparirà, nel bel mezzo del tornante, un blocco che non permetterà a nessun corridore di passare, se non per vie traverse. Non si sa,
e forse non sapremo mai se questa meccanica sarebbe poi stata mantenuta nel prodotto finale. Ma l'idea non è così poco originale come si potrebbe pensare, e avere già una meccanica del genere in un prototipo alfa potrebbe implicare che LT Studios avesse già in mente questo elemento nelle piste. MVG ha infine reso disponibile la build su archive.org e potete trovarla nella descrizione qui sotto in questo video. È possibile giocarla su una Xbox modificata o su un emulatore della stessa console, nel caso voleste provarla. Dink, l'utente di The Hidden Palace, ha poi effettuato un datamine nella build rilasciata da MVG e vi ha trovato delle texture e delle icone che rappresentano quello che sembrava poter essere il roster del gioco. Dalla parte di Spyro abbiamo Spyro, Ripto, la maga, Crash, Bird, Agente 9, il professore ed un Riptok di Enter the Dragonfly. Dalla parte di Crash abbiamo Crash, Coco, Cortex, Pura, Polar, Wingodile, Engine e Tiny Tiger. Bisogna notare come ogni icona provenga da render di giochi già esistenti prima o da screenshot, come nel caso di Engine. Spyro e la maga vengono da Spyro 3, il professore e Crash da Spyro 2, Ripto ed il Riptok di Palute di Miele da Enter the Dragonfly, Agente 9 e Bird da Spyro Season on Ice e Spyro Season of Flame. Tutti i personaggi di Crash invece provengono da render di Crash Team Racing, tranne Engine che ha il suo modello in-game sempre dello stesso gioco. In un certo senso, molti dei modelli secondari presenti nella intro hanno un qualcosa che si rifà ai personaggi da poco citati. Il rettile con il cappello potrebbe essere il Riptok, mentre il tizio rosso con le corna potrebbe essere Ripto. In ogni caso, il gioco prevedeva 16 personaggi giocabili, 8 per entrambe le serie. E questo è tutto. Ma è proprio questo tutto che ci porta alla domanda importante che sarà il fulcro per ogni videogioco cancellato della serie. Che cosa è successo a Crash vs Spyro Racing per essere stato messo da parte? Crash vs Spyro Racing. Cos'è successo? Le ragioni possono essere molteplici, a dir la verità. Tante volte basta anche il più piccolo problema per causare un effetto farfalla, che porta alla chiusura di interi studi. Figuriamoci quando si parla di progetti. Nel 2004, dopo varie difficoltà, le finanze di Argonaut erano gravemente esaurite e ciò ha portato alla chiusura di tutti i suoi studi e alla perdita di diverse centinaia di posti di lavoro. LT Studios fu costretto a chiudere nel maggio del 2004. Nell'ottobre dello stesso anno, Argonauts chiuse i battenti. Questo potrebbe aver sancito la fine di Crash vs Spyro Racing, orfano di sviluppatori perché andati via prima che il gioco potesse passare alla fase successiva dello sviluppo. È doveroso anche ricordare che gli allora detentori dei due franchise, Vivendi Universal, erano sì interessati, ma non fino a tal punto, visto che nello stesso anno, il 2003, uscì un titolo molto simile con solo il cast di Crash giocabile, ovvero Crash Nitro Kart, e soltanto un anno dopo sarebbero stati rilasciati i due titoli principali delle due serie, Crash Twinsanity e Spyro Heroes Tale, preceduti pochi mesi prima dall'ormai storico primo crossover tra i due, Crash e Spyro Fusion, in America Crash Purple e Spyro Orange. Semplicemente, oltre alla chiusura dello studio che si occupava di portare avanti questa idea, il progetto sembrava essere nato nel momento sbagliato sia sul fronte Argonaut che sul fronte Vivendi. Ma che cosa è successo alla Argonaut? Uno dei loro team di punta, Just Add Monsters, ha ipotecato i loro appartamenti e il CEO di Argonaut, Jets Sun, ha fornito investimenti per aiutare il team ad acquistare nuovamente le proprietà dello studio, che sarebbe poi rinato nel novembre 2004 con il nome di Ninja Theory. Oltre a Ninja Theory, lo sviluppatore londinese Rocksteady Studios, autore della serie Batman Arkham, è sorto dalle ceneri di Argonaut e continua a prosperare ancora oggi. Oggi possiamo vedere come Argonaut viva, seppur con un nome differente e con molti sviluppatori dietro che sono completamente diversi rispetto al passato, andando avanti e portando i suoi progetti Warner Bros. A compimento. Per quanto riguarda Crash vs Spyro Racing, purtroppo, non resterà che un'idea. Ma l'idea alla base, ovvero quella di unire Crash e Spyro, non è mai stata abbandonata. Nel 2004 abbiamo ottenuto i due titoli Crash e Spyro Fusion su Game Boy Advance. In Crash Twinsanity Spyro appare in una scena, mentre in The Legend of Spyro New Beginning per Nintendo DS
e Spyro ed Eternal Night per console casalinghe, Crash fa una breve apparizione. Nel 2016 Crash è ancora una volta con Spyro in Skylanders Imaginators e nella serie animata Skylanders Academy. Nel 2019 abbiamo ottenuto Spyro, Nasty Norc e Hunter giocabili in Crash Team Racing Nitro Fueled, il remake del classico Crash Team Racing. Nel 2021 Spyro, Nasty Norc e Dark Spyro erano presenti in Crash on the Run, mentre nel 2023 Ripto, Spyro e forse Elora, secondo i datamine, saranno presenti in Crash Team Rumble. L'idea di un crossover non è mai stata eliminata e chissà, magari prima o poi uno spin-off con il cast di entrambe le serie sarà finalmente possibile. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Io vi ringrazio per la pazienza e per aver visto il video fino a qui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Ma non solo, abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, una pagina Twitter, TikTok, abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!